Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi è una lettura che mi è stata chiesta con i commenti e andremo a vedere che cosa si può fare per attirare un determinato desiderio. Do per scontato che il desiderio sia qualcosa di fisico, di tangibile. Perché se il vostro desiderio fosse una persona, tenete sempre presente che avete a che fare anche con il libero arbitrio dell'altra persona, quindi voi potete fare ma fino a un certo punto. Okay, abbiamo 3 scelte, 3 porte. La prima porta è questa porta che affaccia sulla montagna, sembra una porta un po' cinese, un po' tibetana, tutta lavorata, più cinese forse. La seconda porta è quella da cui si vede questo sole, questo arco, e la terza porta è questa porta di legno con questa fessura, questa finestra un po' lavorata in terracotta. Mh. Nel caso abbiate anche più di un desiderio, potete scegliere più di una porta. Bene, scelta 1, scelta 2, scelta 3. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto la porta 1. Andiamo subito a vedere di che cosa si tratta, di che cosa parla questo desiderio. Vi ricordo comunque che sono letture fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Ok, cominciamo subito con un 6 di bastoni. Proseguiamo con un 2 di coppe al contrario. Qui ho l'impressione che sia una situazione che riguardi un progetto, qualche tipo di... potrebbe essere un nuovo progetto. Adesso andiamo a vedere ancora una carta per piacere, grazie. Allora, intanto abbiamo 6 di bastoni, 2 di coppe al contrario, il fante di pentacoli, asso di coppe, 6 di spade e la ruota della fortuna al contrario. Allora, qui si parte da una situazione di 6 di bastoni, cioè c'è qualcuno che ha puntato come obiettivo, qualche tipo di riconoscimento, può essere una laurea, può essere una promozione sul lavoro, può essere sui social per esempio. C'è qualcuno qui che ha un po' questa, voglia di fama, se vogliamo, voglia di, vittoria anche in qualche tipo di situazione. Diciamo che, questo 2 di coppe al contrario fa riferimento, a qualche tipo di collaborazione che probabilmente sta un po', uhm bloccando l'evoluzione di questa situazione. Se non fosse una collaborazione a livello lavorativo, potrebbe rappresentare il vostro partner o comunque qualcuno con cui avete una forte relazione in questo momento. Diciamo che c'è qualche tipo di relazione, di accordo, di compromesso che avete con qualcuno che sta in qualche modo ostacolando quello che è il vostro desiderio di riconoscimento, se vogliamo, di fama, di successo, di mi parlano di pubblicità. Abbiamo anche un fante di denari. Il fante di denari, è la carta dell'apprendista, è la carta di colui che mette anima e corpo in qualche cosa e sento che è un po' quella l'attitudine che dovreste avere, che dovreste, come vi posso dire, prendere. Il fatto di studiare a fondo quello che è la situazione, il mercato, piuttosto che, i negozi, mi dicono, mi parlano di negozio. Strategie di marketing o cose di questo genere. Insomma, è un po' come se doveste andare ancora più a fondo di quello che siete andati finora, okay? C'è da dedicarsi veramente
con passione. Il punto è che qui questo asso di coppe vuol dire che ci dovete mettere il cuore, dovete, perché è un asso, è un nuovo inizio, c'è qualche cosa qui che dovete, come vi posso dire, amare, dovete metterci amore fondamentalmente. Il 6 di spade è un po' come se fosse un avvertimento, c'è qualche cosa da cui non vi dovete staccare. Per qualcuno si tratta di spostamenti da fare e forse sarebbe meglio non farli subito. Ecco. Abbiamo comunque la ruota della fortuna che è girata al contrario, è vero, però c'è. Diciamo che si va verso quello che è la realizzazione del vostro desiderio, del vostro progetto, di quello che è il punto che avete puntato, l'obiettivo, ecco, che avete puntato. Sostanzialmente quello che dovete fare è studiare di più, applicarvi, ehm, potreste proprio andare a fondo, ricercare, diventate curiosi, mi parlano di essere curiosi, quindi non limitatevi alle prime risposte che vi vengono date o che voi trovate. Andate a fondo delle cose, metteteci amore fondamentalmente e fate attenzione agli spostamenti e ai viaggi. Cercate di evitare per quello che è possibile di muovervi da un posto all'altro, di lasciare, guardate, in realtà il 6 di spade parla proprio di credenze limitanti, quindi qui si tratta di non lasciare alcune credenze, ok? Questa carta rappresenta quello che non dovete fare. Comunque, vi ripeto, abbiamo la ruota della fortuna, quindi ci si avvia verso quello che è il compimento appunto di questo progetto. Vi dico, non ci vorrà neanche tanto tempo, eh? Non ci vorrà neanche tanto tempo, siete proprio lì lì. Andiamo a vedere con Osho che cos'altro vi posso suggerire. Scusate. Oh, scusate, un po' di allergia. Allora, con Osho abbiamo oltre le illusioni e nessuna cosa. Sono 2 arcani maggiori, non male. Li metto così li vedete meglio. Oltre le illusioni è la carta del giudizio. Qui bisogna andare oltre il velo, bisogna approfondire, come vi dicevo prima, qualche tipo di questione, bisogna andare a fondo, bisogna metterci amore. La carta del giudizio parla di qualche tipo di notizia, di comunicazione, di presa di consapevolezza e le prese di consapevolezza si hanno solo studiando, perché studiare, conoscere, il sapere apre la mente. Okay, maggiore è la conoscenza, più si espande la coscienza. Quindi è un po' quello la linea che dovete seguire in questo periodo, inerente a questo progetto o questo desiderio che voi avete. Nessuna cosa. Questa carta è la carta del Papa. In questo mazzo indica il fatto che si è come in un punto zero e che da lì si può solo salire, si può solo andare avanti. Quindi praticamente è come se aveste questa lavagna pulita dove poter riscrivere o scrivere quello che è il vostro punto di arrivo. Guardate, sento che in qualche modo qualcuno dovrà cambiare. Per arrivare all'obiettivo si dovrà cambiare il modo di agire, si dovrà cambiare il modo di proporsi. È un andare più a fondo di quello che è la strategia di marketing, come vi dicevo prima, piuttosto che l'immagine, perché mi parlano di immagine, piuttosto che l'immagine che voi date fuori di voi stessi. Ok, c'è da ridipingersi un po'. Prendete prima consapevolezza, allargate e come se vi dicessero fate un passo indietro, cercate di vedere le cose da un altro punto di vista, da un punto di vista un po' più ampio e riscrivete quello che non vi staccate da quelle che sono certe vostre credenze perché in realtà probabilmente sono sane per voi e riscrivete la vostra realtà. Bene, andiamo a vedere un messaggio da parte delle fatine. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, le iscrizioni, i commenti, le condivisioni, quindi grazie a tutti. Una carta per piacere, grazie.
Mh. Allora, questa carta fondamentalmente, ehm, parla dell'albero della saggezza, okay, però intendiamolo come un fate appello alla vostra saggezza, perché avete dentro di voi tutta la saggezza che vi serve per trovare le risposte che vi servono all'interno di questa situazione, ehm per come vi posso dire, per attirare quello che è il vostro desiderio. Qui parla anche di ascoltare i segnali, nello specifico parla di flauti, di musica che è suonata con i flauti. Dice che questo tipo di musica potrebbe aiutarvi a capire meglio i segnali che il vostro io interiore sta cercando di darvi. Mh? Bene amici della prima porta, io spero che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi nei commenti se poi vi risuona. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nelle prossime letture. Ciao ciao. Benvenute alle persone che hanno scelto la seconda porta. Andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Bene, per la persona della seconda porta partiamo da un re di bastoni. Andiamo a vedere che altro. Ok. Re di bastoni. Abbiamo un 7 di bastoni al contrario, l'eremita al contrario, una regina di bastoni al contrario, un 5 di pentacoli al contrario, un 8 di spade e un'imperatrice al contrario. Wow ragazzi. Allora qui potrebbe trattarsi di una situazione in qualche modo dove avete perso il vostro potere personale. O c'è qualcuno qui che sta desiderando una persona ed è proprio questo re di bastoni, o si parla del proprio potere personale, okay? Diciamo che, vi sento un po' che state brancolando nel buio, nel senso che comunque avete un set di bastoni al contrario, quindi certe persone è come se o avessero smesso di difendersi da qualcuno o da qualcosa, o è come se qualcuno qui avesse smesso di lottare per quello in cui crede, ma questo è perché non c'è sicurezza in se stessi, non c'è quello che è il lavoro in solitaria e la ricerca della propria saggezza interiore con l'eremità al contrario. Io credo che qui qualcuno abbia bisogno di farsi un esame, non un esame di coscienza perché abbiate fatto qualche cosa che non va, ma più che tutto se è questa veramente la cosa che voi volete o la persona che voi volete o il posto, il lavoro piuttosto che il ruolo che voi volete veramente. Perché comunque c'è anche un 5 di pentacoli. 5 di pentacoli qui, vi dice di non essere dipendenti fondamentalmente. Allora guardate, per qualcuno sicuramente è una questione, che riguarda qualche relazione, perché ho 2 persone, 2 personaggi dello stesso seme, quindi sicuramente in questa situazione sono coinvolte 2 persone che potenzialmente potrebbero essere state unite dal destino, qualsiasi tipo di situazione, o relazione sia. Il punto è che, credo che una delle 2 aspetti un movimento, aspetti qualche cosa da parte dell'altra persona ed è per quello che abbiamo questo 5 di pentacoli al contrario. È come se vi dicessero: "Non far dipendere il tuo potere personale da quest'altra persona", fondamentalmente. Qui ci sono tanti pensieri autoboicottanti, ci sono sento che è proprio una questione di sfiducia per qualcuno. Fate un lavoro sul primo chakra, sul io sono, io valgo, io merito.
Le affermazioni affermative che trovate su YouTube vanno benissimo, sfruttatele visto che ci sono e sono gratis, ok? Datemi un'altra carta per la regina di bastoni. Qui si potrebbe trattare di un rapporto di lunga data, può essere un rapporto tra fratelli, tra cugini, tra familiari. O potrebbe anche essere, ragazzi, un qualche tipo di matrimonio dentro il quale qualcuno si sta un po' arrendendo. È come se non si vedesse chiaro, ma qui manca potere personale fondamentalmente. Datemi un'altra carta per l'imperatrice. Esattamente, manca chiarezza mentale. Manca, guardate, sono la stessa carta, l'otto di coppe e l'eremita. Qui avete bisogno di fare un lavoro di introspezione per riuscire ad ottenere il vostro obiettivo. C'è bisogno di togliersi quello che è una certa dipendenza, può essere una dipendenza emotiva, può essere una dipendenza di tipo fisico. Direi che per molti è una dipendenza di tipo materiale, pratico, perché comunque abbiamo anche un'imperatrice al contrario. Se fosse una situazione di lavoro per voi, si tratta ehm, di non stare più alle dipendenze di qualcun altro. Qui c'è un distacco che non si fa. Ma perché non c'è chiarezza mentale? C'è qualcuno qui che ha qualche tipo di insicurezza profonda a livello di bambino interiore e comunque non si fa il lavoro di guardarsi dentro, di chiedersi dove questa cosa, questa persona o questa situazione mi ferisce. C'è solo tanto senso di colpa, che non serve fondamentalmente a niente, però ecco, più che senso di colpa bisognerebbe imparare a prendersi la responsabilità di quello che si fa e di quello che si permette agli altri di fare. Normalmente quando gli altri ci trattano male è perché noi lo permettiamo. Voglio andare a darvi qualche altra carta con Osho. Vediamo che cos'altro vi dicono. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con le iscrizioni, le condivisioni, quindi grazie a tutti quanti. Schizofrenia e repressione, esattamente. Un 2 di spade e un 10 di bastoni. Qui c'è qualcuno che si è arreso, è talmente schiacciato. mm? Tutti questi pensieri li vediamo qui con la schizofrenia. Credo che siate in una fase di scelta. Quindi molte persone sono talmente oppresse, ok? La schizofrenia non è solo quello che è una fase di scelta, sento che è proprio un forte disequilibrio tra quello che è il vostro sentire del divino femminile e il vostro capire del divino maschile. È qualche cosa di profondo qui comunque. È qualche cosa, probabilmente per qualcuno si può trattare di un sogno, di un desiderio che si ha fin dall'infanzia. Però ragazzi qui c'è davvero tanta pressione, c'è bisogno di chiudere qualche tipo di ciclo con questa carta della repressione, perché c'è qualche cosa che veramente non vi lascia tranquilli. E sono, vedete che tutte e due le carte hanno le nuvole e le nuvole sono collegate all'elemento spade. Quindi il punto è che qui dovete fare o sì questo lavoro di interiorizzazione. Qui c'è proprio la necessità di staccarsi, è un 10 di bastoni, c'è la bisogno di chiudere qualche tipo di ciclo, di staccarsi per poter fare quello che è il lavoro interiore dell'eremita. C'è bisogno di crescere fondamentalmente, di trovare la vostra stabilità, quello che a voi fa sentire stabile, quello che per voi è vero, quello che per voi sono i valori importanti della vostra vita. Dovete, guardate, ricreare il vostro potere personale, diventare madri di voi stessi e curare il bambino interiore. Fondamentalmente è un po' quello che dovete fare per riuscire a raggiungere il vostro obiettivo. Andiamo a vedere una carta con le fatine.
È come se dovesse staccarvi da qualcuno. Può essere una coppia perché, ripeto, sono due carte dello stesso seme. Ecco, appunto. Allora, questa fata vi mette un po' in guardia su come effettuate i vostri desideri e vi dice: cercate di desiderare in modo saggio, in modo consapevole. È la saggezza che vi manca qui con quello che è la carta dell'eremita al contrario, ok? Ehm, Questo cosa vuol dire? Di disciplinare i pensieri, perché quando si dice desidero quella cosa lì, cercate di capire quali potrebbero essere i pro e i contro di avere quella cosa lì. Cioè, quando formulate un desiderio, formulatelo in modo saggio e soprattutto perché sia per il più alto bene di tutti o per il più vostro alto bene. Però normalmente per il più alto bene di tutti è un'intenzione più pura e quindi è più facile, mhmm, diciamo così, che questo desiderio si avveri. E poi vi dice anche c'è anche un momento dove bisogna iniziare fisicamente, a livello pratico, a fare qualche cosa perché questo desiderio inizi ad avverarsi. Quindi desideratelo, lanciate questa richiesta all'universo e poi iniziate a muovervi passo dopo passo per conseguire quello che è il vostro obiettivo. Cari amici della seconda porta, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone che hanno scelto la terza porta. Andiamo subito a vedere che cosa vi vogliono dire i tarocchi. Io intanto vi ricordo che comunque la lettura è fatta per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta per le persone della prima scelta. Qui c'è un conflitto, si parte da un conflitto, ragazzi. 5 di bastoni, la carta dell'imperatore, la carta della regina di coppe, un 5 di coppe al contrario, abbiamo un 9 di coppe al contrario e un re di spade. Qui credo che sia una situazione in qualche modo legata ad un gruppo e per molti sento che è una questione legata alla famiglia, è una questione diciamo di tipo familiare, ok? Sento che probabilmente c'è una persona a capo di questo gruppo o di questa famiglia, può anche essere fortemente una situazione di lavoro che un po' gestisce la questione. Per qualcuno fa riferimento a mi parlano di gara d'appalto, quindi potrebbe per qualcuno risuonare. Ripeto, c'è questa persona, questo imperatore che in qualche modo gestisce, regola, organizza, questo tipo di lavoro o di situazione, ehm, in modo piuttosto rigido, direi, in modo piuttosto rigido. D'altro canto, la regina di coppe sento che è una persona all'interno di questa situazione che in realtà per molti potrebbe essere la mamma, potrebbe anche essere una zia, una sorella, un'amica, una persona comunque di figura femminile che sta ehm, cercando di capire quello che è la situazione, sta cercando diciamo di venirvi incontro. Mm? Potrebbe essere il vostro diretto superiore, che ha questa energia molto comprensiva, uomo o donna che sia, mentre l'imperatore potrebbe far riferimento a un capo più in alto, magari proprio al titolare dell'impresa o dell'azienda, insomma. Oppure, ripeto, si potrebbe parlare di un padre e una madre, anche se ha un taglio un po' più imprenditoriale, diciamo così. Uhm, Nell'ultima fila abbiamo un 5 di coppe al contrario, un 10 di coppe e un re al contrario anche scusate, un 9 di coppe al contrario e un re di spade al contrario.
Allora, quello che vi posso dire è che c'è una sorta di atteggiamento da parte vostra un po' pessimista, un po' troppo modalità vittima. Ma mi succede sempre questo, ma sono gli altri, ma non so più cosa fare, ma ce l'han tutti con me. No, noi creiamo il tipo di realtà. Che siamo meno consapevoli di questo, con i pensieri che facciamo oggi creiamo la realtà di domani. Per quello che è importante disciplinare i propri pensieri e questo atteggiamento fondamentalmente vi abbassa le vibrazioni e quello che succede è che voi emanate basse vibrazioni all'universo e di conseguenza l'universo vi restituisce vibrazioni basse. Se continuate a lamentarvi, l'universo vi darà sempre cose di cui lamentarvi. Se invece voi cominciate a ringraziare per quello che avete, vi darà sempre più cose per cui ringraziare. Questa è un po' la dinamica, il come funziona la legge di attrazione in modalità spiccia, diciamo, un riassunto veloce. E qui vi dicono che voi state avendo questo atteggiamento un po' troppo pessimista. In realtà le cose non sono più, ehm, più brutte di quello che cioè brutte così tanto come voi le vedete, le state vedendo insomma. Quello che si vi dice con questo 9 di coppe al contrario, è come se vi consigliassero di smettere un po' con gli eccessi. Qualcuno con questa carta, potrebbe essere che risuoni con il fatto che magari si faccia un po' troppa festa, okay, mi parlano di non festeggiare prima del tempo, anche questo è un dettaglio, perché comunque tra le vibrazioni negative che emanate, tra il come offuscate la mente con qualche tipo di eccesso, perché il 9 di coppe al contrario parla di eccessi, questo non vi dà la chiarezza mentale di cui a voi avete bisogno per riuscire ad arrivare a questo tipo di obiettivo. Datemi un'altra carta per il re di spade al contrario. Difatti, di nuovo, una carta di due carte che indicano proprio questa confusione mentale. Il 7 di coppe normalmente fa riferimento alle illusioni, soprattutto quando è girato al contrario, quindi io credo che qui dovete pulire un po' la vostra mente, okay, smettetela con questi eccessi, non so se per qualcuno si potrebbe trattare di una sorta di dipendenza, magari all'alcol, al cibo, al fumo, mi parlano di tecnologia, quindi attenzione a non stare troppo attaccati al telefonino o al computer, alla televisione, quello che è. C'è qualche tipo di fondamentalmente dovete pulire la vostra energia, il vostro campo energetico qui, okay, dalle vibrazioni negative, quindi quando vi rendete conto che siete in questo tipo di situazione, di vibrazione, mhmm, fate quello che in gergo tecnico si chiama un agguato, okay, quindi fatevi un agguato. Vi rendete conto che state facendo certi tipi di pensieri, automaticamente convertite i pensieri. Pensate subito a qualche cosa di piacevole, vi mettete della musica magari allegra, se è una notizia che state assorbendo dalla televisione che vi fa entrare in quello stato un po' così, cambiate canale o spegnete la televisione direttamente, okay, si tratta proprio di forzare ad alzare le vibrazioni. Diciamo che se avete qualche tipo di dipendenza, di tossicità, questo non aiuta, quindi sarebbe meglio ridurre dove possibile, per quello che vi è possibile, questo tipo di eccesso. Guardate, non è che necessariamente debba essere un eccesso fisico, può anche essere semplicemente un eccesso di lamentela, un eccesso di come vi di controllo, tutto quello che è un eccesso, c'è qualche cosa che qui è da ricalibrare, perché tutto questo vi porta fuori asse fondamentalmente, vi porta fuori dal vostro obiettivo. Il fatto di non avere questa chiarezza mentale crea questa situazione di conflitto, di battaglia, di lotta. Io credo che qui qualcuno stia aspettando una sfida, una gara, per quello che mi dicevano gara d'appalto. Okay, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che altro vi posso dire. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che
stanno sostenendo il canale con i like, con i video, con i commenti. Quindi grazie a tutti. Vediamo, ok, wow, abbondanza e outsider. Io qui credo che molte persone non si rendano conto di quanto siano già nell'abbondanza. È una carta bellissima, è una carta che parla di doni, è una carta che parla di aiuti. Fondamentalmente è un re di denari. Quindi parla di quello che è anche uno studio, di quello che il re di denari è una persona colta. Molte volte fa anche riferimento agli avvocati, ai medici, a quelle persone che hanno dovuto fare un percorso formativo lunghissimo. Mh? Quindi è per quello che parla anche di studi, di conoscenza. Potrebbe essere che c'è una persona, ehm, alla quale possiate rivolgervi o che arriverà, entrerà nella vostra vita, che possa dare un po' più di luce o, aiutarvi comunque in quello che è questo processo di trasmutazione di queste energie negative. Il punto qual è? È un 5 di denari ed è un po' lo sento incastrato con questa zona qua della lettura, nel senso che il lucchetto di questa porta è aperto. Basterebbe toglierlo, sfilare la catena e la porta sarebbe aperta. È un po' la stessa energia del 5 di coppe. C'è questa volontà di rimanere lì nella situazione. È come se non faceste niente, perché basterebbe veramente solo togliere il lucchetto e sfilare la catena, però qui c'è qualcuno che sta guardando come se si sentisse in gabbia, quello che è il punto d'arrivo, quello che è l'obiettivo, quello che è la gara. In realtà è solo una vostra impressione fondamentalmente, ok? Quindi non fatevi bloccare, ma perché? Perché siete in questa energia molto negativa. Una volta che voi pulite quello che è questa energia, vedrete che da questo outsider si passerà alla carta dell'abbondanza, perché vi renderete conto di tutto quello che prima non riuscivate a vedere solo perché eravate in questo stato mentale e emotivo. Andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine, per piacere, grazie. Ok. Solitudine. Questa carta, è un po' come se vi invitasse a chiedere aiuto a quello che è madre natura, madre terra. Vi dice: "Quando voi vi sentite soli, andate in mezzo alla natura e rendetevi conto che voi non siete soli, ma in realtà siete un tutt'uno con la natura". E un'altra, ehm, come vi posso dire, un altro punto forte della solitudine è che proprio in quel momento lì arrivano le cose, le risposte, i tesori che si stavano aspettando. Tesori, abbondanza. Quindi io credo che qui una volta che riusciate a trasmutare questo tipo di momentum, perché, credo che sia una sensazione o situazione legata più alla situazione che non vostra proprio. Però comunque, io credo che sia importante per voi prendervi un attimo per, come dicevo, trasmutare questo tipo di energia e di vibrazione e vedrete che le risposte automaticamente arriveranno. Bene, amici della terza porta, io spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!